Ragazzi, se non mettete 1000 like non farò mai più una cosa del genere. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo motovlog. Oggi andremo a Sant'Antonio Tortal a visitare i Brian dell'Art e passeremo per Passo San Boldo, anche noto come strada dei 100 giorni, appunto perché questo valico è stato costruito in 100 giorni con una forza lavoro di circa 500 operai. Come vedete stiamo percorrendo la strada del Prosecco, vi rilascio qui in alto la tab per vedere il video correlato. Abbiamo percorso tutta la strada del Prosecco in moto. Nel frattempo vi racconto questa storia. Circa un mese fa, una sera verso le 10 di sera, ero in giro con la mia Teneré, stavo girando dentro una zona industriale e purtroppo ho trovato della sabbia per terra e la moto mi è partita il posteriore e mi sono trovato per terra. Ho riportato alcune abrasioni e mi sono rotto 4 costole. La cosa simpatica è che sono andato in ospedale, mi hanno fatto i raggi, poi mi hanno mandato a casa e il giorno dopo per il ritiro del referto mi hanno rifatto i raggi e si sono accorti che avevo le costole rotte. Le abrasioni qui le vedete sulla mano che ormai sono passate, ma ce l'ho anche sul braccio, ora vi lascio le immagini. Un bel po' di grattate ma col tempo passano, quindi sì. Qui sul telaio aggiuntivo è l'unico danno che è stato fatto, per fortuna. Ovviamente queste abrasioni me le sono fatte perché non avevo nessun tipo di protezione. Ero in maniche corte e pantaloni di felpa lunghi. Grazie per i 10 euro che ho preso con il tuo like. Eccoci qua con i primi tornanti. Per chi fosse la prima volta che vede il mio video vi invito a iscrivervi ovviamente. Guido una Yamaha Teneré XTZ 660 del 92. Eccolo lì, iniziamo già a vedere il sistema di gallerie. Passo San Boldo è ai piedi del Monte Cimone e la sua costruzione è iniziata nel 1914 e si è vista conclusa in 4 anni. Questa serie di gallerie è a senso unico alternato, regolato da un semaforo. Questo tratto è caratterizzato da 6 tornanti con una pendenza costante del 10%. Lungo il tratto ci sono molti cartelli che riportano fotografie originali durante la costruzione. Tra l'altro qui finisce la provincia di Treviso e comincia quella di Belluno. Sullo sfondo vediamo le Dolomiti bellunesi. Siamo arrivati ora al parcheggio del Brian dell'Art. Siamo sul percorso che porta ai cosiddetti canyon. I Brent sono appena qui sotto, però ci aspetta ancora un sentiero di circa 20 minuti. Come vedete il percorso ha una buona pendenza e non è per tutti. Arrivati a questo ponte di legno siamo effettivamente ai Brian dell'Art e poi comunque si può continuare per un percorso ad anello. Questi canyon vengono anche organizzati delle escursioni da gruppi specializzati. I Brian dell'Art sono come un canyon e questo è stato causato dall'erosione dell'acqua nel corso dei migliaia di anni. Vi consiglio di visitare questo luogo anche d'inverno perché dalle sporgenze si formano delle stalattiti di ghiaccio che rendono il paesaggio da favola.
abbiamo finito e adesso con calma torniamo alla moto. Come vedete il sentiero ha una bella pendenza, pieno di scalini. La moto è sana e salva. Bene, l'escursione è finita, adesso torniamo per San Boldo, sempre percorrendo la stessa strada. Ah, che curva! Io ho ancora tutta la schiena bagnata della camminata per tornare su. Siamo relativamente bassi qua perché siamo a circa 700 metri, sì, 700 metri sul livello del mare. Vedete il semaforo è a tempo, vi dirò di più, chiudo il motore della moto per un attimo, si può fare. Ed eccolo qua finito. Guardate il paesaggio che si apre su Tovena, se non sbaglio. Io sono quasi arrivato a casa. Se hai visto fino a qua tutto il video ti ringrazio. Scrivi un commento e lasciami un like. E al prossimo video.